Sicuramente c'è un bisogno di pochissime presentazioni per l'ingegnere Dallara, che per me è un'emozione unica perché oggi sono in veste da giornalista, ma io non sono un giornalista, ma sono un pilota e ho corso con tantissime sue macchine, dal Formula 3 alla World Series, alla GP2, prototipi. E prima domanda, cosa ne pensa del motorsport di oggi? Il motorsport di oggi è dal punto di vista tecnico molto evoluto, continua a giocare il suo ruolo anche di indirizzo in quelle che saranno le soluzioni tecniche del futuro. Non dimentichiamo che la Formula 1 è ibrida da tempo, che consuma la metà della benzina che consumava 10 anni fa, che nelle gare di durata c'è sempre tanta ibridazione e ci sono anche delle vetture elettriche. Fra poco ci saranno anche le vetture a idrogeno. Sarei sorpreso se fra pochi anni, 4-5 anni, la maggioranza delle gare non fossero con vetture ibride. Quindi continua a svolgere bene il suo ruolo, è evoluta, è raffinata, è molto più sicura. Secondo me è il primo passo robusto verso una rivoluzione che dovrà avvenire, non sappiamo ancora come sarà. Ma lei ha toccato subito un argomento di cui ne parlano tutti, l'elettrico. Secondo lei è il futuro? Può essere il futuro sia in ambito di tutti i giorni, sia in ambito motorsport, che tante aziende stanno investendo tanti soldi, anche in Formula E. Secondo me l'elettrico è certamente il futuro, perché ormai è già stato deciso che sia il futuro in tante città, in tanti paesi, in tante nazioni non si potrà più utilizzare vetture che non siano elettriche fra 20 anni, quindi si va di lì e quindi inevitabilmente anche l'automobilismo da competizione dovrà andare in quella direzione. E magari l'automobilismo da competizione potrebbe anche essere diverso, che potrebbe essere qualche forma di, come si potrebbe dire, competizione anche di come si riesce ad andare forte consumando poco. Magari il pilota avrà una certa quantità di energia e con quella dovrà cercare di fare più percorso nel minor tempo. Ma anche quello avrà dei cambiamenti che non sappiamo come ci saranno, ma ci saranno certamente. E saremo già pronti? Beh, non siamo pronti per niente, ma sappiamo che ci andiamo, quindi dobbiamo correre per essere pronti. Quindi siamo forzati a muoverci in fretta. Quindi ci arriveremo, però il problema è, ecco, arriva a dire che l'automobile ha in questo momento il privilegio di essere percepita come un indicatore dell'inquinamento, anche se produce solo il 15% dell'inquinamento. Farà la sua parte, non è sufficiente perché tutto sommato tutto elettrico, ma se non lo risolveremo l'inquinamento locale, quelle polveri sottili, ma l'emissione di anidride carbonica, se l'elettricità la facciamo come adesso, non sarà sufficiente, perché se confrontiamo due vetture elettriche, una elettrica e una convenzionale, per l'elettricità come è fatta oggi, il guadagno può essere buono in Francia, dove l'energia è quasi tutta rinnovabile o atomica, in Italia forse, in Germania addirittura ancora più conveniente dal punto di vista dell'inquinamento la vettura convenzionale. Quindi bisogna passare di lì, è stato già deciso, ormai non si torna più indietro, però il percorso da fare è ancora tanto, dobbiamo inventarci ancora tante cose, è bello, ci saranno tanto, dobbiamo inventarlo insieme. E se le faccio un nome importante del momento, che è Elon Musk? Elon Musk è uno dei visionari che cercano di immaginare il futuro, è uno di quelli che l'ha immaginato per primo, però ripeto, è un mondo che deve essere rovesciato come un calzino completamente tutto. Non sappiamo ancora come, è il vostro compito giocare a scegliere anche chi guiderà questa rivoluzione permanente.
può essere che sia usato proprio come esperimento Elon, cioè la Tesla, che magari i gruppi, quelli importanti, quelli grandi, tra cui magari Audi, stanno valutando, stanno usando lui come metro di misura. No, no, secondo me, parlo da vecchio, ma il suo ruolo di innovatore l'ha già giocato. Nel senso, la macchina sarà elettrica, sì, però come? Magari impareremo a fare l'idrogeno in un modo pulito, metteremo l'idrogeno sulla macchina e quindi avremo la macchina elettrica a idrogeno. O magari saremo capaci di fare l'energia elettrica in un modo pulito, non l'energia atomica che ha troppi pericoli. O forse la faremo in ambienti dove i pericoli possono essere ridotti. Risultato, adesso dobbiamo imparare come fare l'energia elettrica. Però ormai il primo passo, la macchina sarà elettrica, sì, basta, stop. Senza se, senza ma non si torna più indietro, ormai ci siamo. Adesso come facciamo l'energia elettrica? Questo è il vostro problema. Poi, come facciamo anche, ecco, una cosa è che dal punto di vista di noi automobilisti convenzionali appassionati classici, abbiamo qualche volta anche un altro cruccio che è quello della guida autonoma o no. E dico la verità che tutto sommato non è che mi diverte tanto guidare in città, quindi anche se ci fosse una guida autonoma, ma neanche guidare in autostrada mi diverte. Ma forse non è neanche necessario andarci in automobile, forse basterebbe un bel bus, oppure se ci fossero tante fermate in alta velocità, una macchina che in autonomo mi porta ad alta velocità e poi dopo viaggio su un treno ad alta velocità che leggo il mio giornale. Vabbè, ci sono stati adesso degli incidenti, ma è comunque mezzo molto sicuro. Però il sabato mattina vorrei con l'automobile poter fare quello che fa chi guida la motocicletta, che va in giro per andare nella campagna, per andare nel verde, per andare nei modi diversi. Ecco, quello spero che non mi verrà torto, ecco. Diciamo che magari, io ci penso ogni tanto, magari diventerà più un mezzo di trasporto per tutti i giorni, diventerà come un autobus la macchina, potrebbe diventare quello, però il giorno, il sabato, la domenica o l'uso anche in pista. Esatto, Ci sarà la macchina stradale. esatto. O qualcosa, ecco, è la macchina per divertirsi e quindi io penso che si vada proprio di lì, insomma, che si vada in quella direzione. Secondo me la strada ormai è già tracciata, quindi elettrica diventa anche più facile, ma io credo che sarà elettrica perché ormai per legge lo devi fare, non è più una scelta, ormai l'hanno già capita tutti. Non sarà sono così. contentissimi gli appassionati veri di motori, per adesso non sono ancora così contenti di questa scelta qui. Ecco, adesso c'è stato l'altro giorno da noi una conferenza di Patria Ratti, che è stato per gli ultimi 15 anni il direttore del Renault Sport, quindi la RS, quello che fa alpine le vetture di prestazioni di Renault, le vetture commerciali, che si poneva lo stesso problema e dice che ormai quando uno della sua esperienza mi dice si va in quella direzione lì, quando Vester mi dice la mobilità del futuro sarà elettrica, ci credo perché loro ne sanno più di me. Dovremmo inventarci come farcela essere piacevole, come farla rimanere piacevole. Non potrà essere un rumore perché di fare il rumore adesso artificialmente lo faccio, ma è come quando da piccolino mettevo nella cartolina nella forcella della bicicletta, no, quello lì non vale, fammela trovare in un altro modo la passione, ma ci sarà ancora, ci sarà ancora. Sicuramente ci stanno provando, poi il primo grande esempio è la Formula E, che ho avuto la fortuna comunque di viverla da inviato. Diciamo che secondo me è un bel mondo perché comunque stanno cercando di portare il motorsport nelle città. C'è ancora tanto sviluppo da fare, però secondo me stanno migliorando tanto. Non so lei cosa pensa di questo. Beh, dico solo questo, che nella prima versione per fare una gara ci volevano due vetture, nella seconda ce ne vuole solo una, la terza avranno più chilometri e andranno più forte. Insomma, di evoluzione lì ce n'è tanta. Non solo, aspetto assolutamente non trascurabile, ci sono più grandi costruttori in Formula E che in ogni altro tipo, è quella che ha più grandi costruttori, la Formula E. E anche tantissimi grandi piloti. E anche tanti grandi piloti. E quindi è, sì, la competizione, cioè, non ci siamo ancora abituati e magari dovremmo imparare anche a renderla più. Ecco, però se tu
con la tecnologia che c'è fosse più visibile quello che fa il pilota, le scelte, come si muove. Nel calcio, tu vedi il calciatore, fa dei gesti atletici che vedi, percepisci. Nell'atletica vedi i movimenti che fa, vedi il pilota è chiuso e la vedi dai numeri, è poco rilevante quello che non lo vedi, lo spettatore non lo vede. Se tu riuscissi a fare in modo di farmi vedere in tempo reale la traiettoria che fa il tuo avversario, quella fai tu, dove frena lui, dove freni tu, come vai. È roba da ridere, è facile farlo, ci vuole un po' di fantasia per rendere più visibile, più apprezzabile il comportamento del pilota, l'apporto del pilota alla macchina. In questo momento vedi il risultato, vedi il numero. Però non ci percepisci davvero quello che fa. Perché sei nascosto, non lo vedi, vedi un pezzo che gira, è qualcosa di diverso. E quindi poi quando mi si farà vedere poi anche la tua emozione, le pulsazioni che ti schiattano perché magari hai preso paura, perché ti hai paura che qualcosa la prendete anche voi, Assolutamente. Ecco, e quindi quando sarete in condizioni di vendere allo spettatore anche quelle cose lì, allora vedi come esalta tutto. Tante volte infatti non si percepisce l'emozione anche che si ha in una partenza. Sì. Io ho avuto la fortuna di fare la 24 ore di Le Mans e mi ricordo che avevo la pelle d'oca. Ci credo bene. E sembra facile, ma quando sei lì dentro è tutto più difficile. Infatti anche quando si parla di Formula 1, di Ferrari, tanti dicono da fuori è tutto facile, ma quando si è dentro una macchina, che c'è un pilota dentro, che sia proprio il pilota, e tutti gli occhi sono puntati a te, secondo me diventa tutto più difficile e non è più solo capacità di guida, ma è capacità di tenere la calma, di mantenere la calma, e questo lo può capire solo chi ha vissuto le corse o da dentro la macchina o da fuori. Però io mi auguro che ci sia un sistema per farmelo percepire, per farmi capire anche che sono fuori, per capire la tua emozione, per capire la tensione, ci vuole anche lì. Non si può far fare l'evoluzione delle corse con la presentazione delle corse come erano 50 anni fa, no? Non va mica bene, qualcosa di diverso ci deve essere. Anche quello lì cambierà, Spera. C'è un mio amico che dice che peccato diventare vecchi, quante cose belle ci sono da vedere, avrete da vedere. Lei ne ha viste tantissime. Ne ho viste tante e mi diverto ancora a vedere quello che mi capita di vedere adesso, perché adesso il cambiamento è molto più veloce di prima. Allora, ma la Formula 1 attuale, cosa ne pensa? Che è difficile, che è una competizione incredibile, che è di una raffinatezza incredibile, che sono tutti bravi. Questa è la realtà vera, che veramente fanno delle cose incredibili. Vedo quanto è complicata e com'è. E tutto sommato delle volte diciamo ma la Ferrari non vince, per cominciare la Ferrari vince tutte le volte che parte una gara può vincere una Ferrari. Secondo, corre contro degli avversari che sono robusti molto, che hanno magari anche più risorse e qualche volta ti capita che vinci, qualche volta ti capita che perdi, però almeno hai a rappresentare il tuo paese, perché comunque la Ferrari è la nazionale italiana di automobilismo, e c'è sempre uno che quando comincia la gara può essere lui che vince. Ma lei cosa pensa dei piloti, il livello dei piloti adesso? Che sono bravi pure quelli. E passano attraverso una selezione che forse è più spinta di prima, e allora i bravi comunque emergono, ce ne sono di quelli che hanno il potenziale che magari non possono. Ci sono diversi piloti buoni che non ce la fanno a emergere perché magari non hanno il supporto giusto, però ho l'impressione che se c'è veramente un iper super fuori classe, che Hamilton ce l'avrebbe fatta comunque, perché la differenza la faceva molto. A me quando mi chiedono ma i piloti Formula 1 sono tutti forti, io rispondo sempre sì, perché parliamo di tutti forti. Però secondo me nella seconda metà ce ne sono altri in altri tipi di competizione automobilistica che potrebbero starci, insomma, ecco, si potrebbero rimescolare un po' di più. Infatti adesso nella Formula E, tornando indietro, troviamo piloti di altissimo livello che magari potrebbero stare in Formula 1 adesso, sì, però sì, sono in un'altra categoria parallela. Sì. E la gara più bella che ha mai vissuto? No, io ricordo sempre quella gara
di Formula 1 quando c'era la Renault e la Ferrari che si sono passati 3 o 4 volte in un giro, o le gare di Indianapolis hanno il grande vantaggio che comunque finiscono l'ultimo giro, comunque. E quindi quelle gare che dopo 800 km finiscono in volata con 2 decimi di diversità, con piloti che si sorpassano 4 volte in un giro. E lì c'entra l'esperienza, c'entra la capacità. Peccato che non ci sia ancora stato il mezzo di farmi vedere, capire tutto il gesto, non soltanto, non è atletico, psicologico del pilota che fa per vincere. Quando un pilota magari ti fa passare perché poi cerca di mettersi in scia per superarti l'ultima curva e ti fa la mossa sull'esterno insomma, sono di quelle cose che lì che ci vuole veramente, ci arriverete. In tanti dicono che le macchine di adesso non sono più quelle di una volta. Ah beh, questo qui certamente adesso cambiano più velocemente di prima, però quelle di una volta a quei tempi là erano macchine, il massimo che si poteva a quei tempi là, però il pilota fa sempre la differenza. È quello che dico. Perché si vede che a un certo punto c'è Hamilton vince, l'altro che pure bravo nel campionato del mondo non lo vince. Secondo me è cambiato un po' tutto, ci sono più aiuti, diciamo, aiuti anche come con un simulatore, che una volta forse non c'era. Quindi adesso il livello dei piloti si è alzato pure perché hanno tutti molti più aiuti, magari riescono a leggere anche più dati dei compagni di squadra, Sì, sì. riescono a allenarsi tantissimo col simulatore e quindi il livello magari sono tutti molto più vicini, però per vincere devi guadagnare quel poco che ti permette di fare la differenza. Esatto. La differenza non è più il secondo, ma la differenza è un decimo secondo. Esatto. Ultima domanda, un ultimo argomento. Sono stato qui a provare la sua ultima La stradale. innovazione, l'ultimo gioiellino che ha tirato fuori dalla stradale. Il penultimo, dammi tempo di farne un altro, dai. No. L'ultima fino adesso. Ecco, l'ultima fila adesso, bravo. Perché? Perché C'era la voglia di misurarmi ancora in quel settore lì, e la realtà vera è che ho scoperto che è cambiato più di quando lo credessi, perché la mia ultima l'avevo fatta ai tempi del Miura, insomma, ormai non credevo che fosse cambiata così tanto, non credevo che ci fosse così tanto da imparare. Ne abbiamo imparati davvero tante, insomma è stata una bella palestra, è stata, ecco, in quel momento che io dico meno male che ci ha fatto, perché noi lavoriamo molto, ormai il 50% della nostra attività è per grandi costruttori, per le nicchie dei grandi costruttori, però facciamo la dinamica del veicolo, l'aerodinamica o la parte in carbonio, la parte strutturale o il supporto nel disegno delle sospensioni, ma la macchina completa, no, invece qui abbiamo dovuto fare tutto, o lo sviluppo, no, magari la macchina ma non lo sviluppo, ci è capitato di fare con KTM, i prototipi poi lo sviluppo erano fatti, qui la stiamo scoprendo tutto, abbiamo scoperto ancora che c'era ancora da imparare, abbiamo imparato, adesso siamo pronti per fare qualcosa di più robusto. diciamo che secondo me siete tra i più grandi costruttori al mondo, però siete sempre rimasti dietro le quinte e adesso siete voluti venire fuori con una nuova vostra, farvi scoprire anche da un pubblico che non seguiva solamente le corse, perché Ecco, però secondo me quella dice anche che è quella macchina per certi versi del dopodomani, quella che al sabato adopererai per andare in giro, come quello che prende la superbike e l'adopera per andare, non per andare a spostarsi da un posto all'altro per andare a lavorare, no, quella lì è la macchina che adopero quando voglio andare a divertirmi. e quindi il futuro di Dallara quale sarà? Noi siamo più che dei costruttori, siamo degli imparatori, nel senso che continuiamo a imparare adesso perché cambia di più meno male, perché sennò dovremmo imparare a gestire il declino e non è ancora il tempo di farlo, anzi non deve essere mai il tempo di farlo. E quindi il futuro è di non perdere il treno, di stare attaccati, vedere come sarà la prossima, vedere cosa si può fare, se c'è ancora qualcosa che possiamo aggiungere a questa per farla ancora meglio, almeno per qualche uso, come migliorarla per esempio per chi volesse utilizzarla domani a fare delle corse o un uso in pista, c'è anche quello lì. E poi c'è magari pensare come sarà il next step, ne faremo sempre una e una alla volta, ma ci sarà una seconda.
Quindi è dalla stradale l'inizio di un... No, no, di noi qualcosa. non saremo, la nostra attività principale non sarà fare letture, faremo una vettura per continuare a capirne sempre di più. Quindi dopo questa ce ne sarà un'altra, ma dopo questa, non insieme a questa. Quindi non ci sarà un altro con qui, una da là, dopo questa ce ne sarà dopo. Quindi non possiamo sapere niente. Aspettiamo. Aspettiamo, aspettiamo. E complimenti per tutto e grazie mille per tutte le macchine che ho provato in questi anni qui, perché le ho provate per fortuna un po' tutte e grazie mille davvero. Grazie per la fiducia che ci hai dato. Grazie. A presto. Ciao.